Benvenuti amici al terzo episodio di questa che ormai è diventata una miniserie sulla città di Potsdam. Terzo episodio per voi, per noi che siamo in giro da questa mattina è sempre la stessa giornata. In questa camminata vi prometto che non mi perdo e ci faremo una passeggiata dal Palazzo Nuovo al Palazzo Vecchio, al Castello Vecchio della città. Vi dico già che il Palazzo Nuovo è in ristrutturazione, adesso ve lo faccio vedere, e che personalmente fa cagare. Il Palazzo Vecchio è 100.000 volte più bello e se ho fatto bene i calcoli, se ho visto bene il percorso, ve lo farò vedere anche dall'alto. Poi dopo capirete anche il perché. Adesso iniziamo questa passeggiata qui dal Palazzo Nuovo, che come vedete è in ristrutturazione e io così tanto di nuovo sinceramente non ci vedo niente, forse ha solamente il nome. Dalla parte opposta non vi ci faccio andare perché stanno allestendo un festival, una sorta di festa di città, di paese, quindi ci sono più che altro dei gazebi e poi ci sono tutte le impalcature perché è totalmente in ristrutturazione. Invece quello che andremo a fare noi sarà una passeggiata in questo parco che è gigantesco, è davvero gigantesco, in alcuni punti sembra addirittura un labirinto, è pieno di queste statue come potete vedere e andremo fino, come ho detto, al Palazzo Vecchio, bellissimo, e passeremo anche da un mulino a vento che ho visto solamente in lontananza e anche da un altro posto che non ho visto, quindi lo andremo proprio a scoprire insieme. Ovviamente questo posto è pulitissimo, ho visto veramente 4 o 5 cartacee in tutto il percorso. Ci sono i bidoni del rusco, dell'immondizia, non sono tanti se devo dire la verità, però non si vedono cartacee in giro. Ripeto, ne ho viste 4 o 5. Adesso vedrete il vialone, noi non lo faremo tutto, taglieremo subito praticamente. Ultimo scorcio, scusate, ultimo scorcio al Palazzo Nuovo, a me ragazzi vi giuro fa cagare. Poi dopo quando arriveremo al Palazzo Vecchio, al castello, chiamatelo come volete, mi direte anche voi la vostra sotto nei commenti. Questo è il vialone che se lo procediamo, se lo facciamo tutto fino in fondo, ora voi non vedete ma là in fondo c'è una fontana, arriviamo al castello, ma noi taglieremo prima, faremo un bel vedere, faremo il mulino a vento e poi dopo andremo al castello, diciamo dalla parte superiore. Inoltre aggiungo anche che a breve io partirò, come ho già detto forse nei video precedenti, sicuramente l'ho detto, per Capo Nord, e non farò Capo Nord come punto di arrivo, ma farò bensì Capo Nord come punto di partenza, quindi taglierò, o meglio salterò all'andata tutte le varie città del nord, Copenaghen, Stoccolma, Oslo, e andrò direttamente a Capo Nord. Poi da Capo Nord farò il giro all'incontrario, scenderò per Stoccolma, Oslo, Copenaghen, poi andrò nelle altre varie cittadine che incontrerò durante il percorso, poi andremo a Brema, poi dopo si andrà verso Anversa, Amsterdam, Bruges, la famosa cittadina che non mi viene mai il nome, dove si gira con la barca, dove si gira con la barchina dentro il paesino. Se ve la ricordate fatemela sapere qua sotto nei commenti, ricordatemela. Poi dopo si andrà in Olanda. In Olanda non so quanto ci starò perché vorrei vedere più posti possibili, ovviamente Amsterdam. Poi dopo si andrà a Parigi
e da Parigi si scenderà a Bordeaux, Bordeaux-Pamplona, e Pamplona si sta in Spagna tutto l'inverno. Quindi se non volete perdervi neanche una puntata, se non volete perdervi neanche una camminata o un episodio, iscrivetevi, attivate la campanella e l'ambaradam già lo sapete tutti. Anche questo che vedete è tutto parco che riguarda la zona dei due castelli, anche da là si può andare. Qui non si può venire in bicicletta, qui è vietato venire in bicicletta dove siamo noi. Se volete andare in bicicletta dovete farlo diciamo 2 vie più in là, praticamente tutta dritta, ecco. Però qui non si può girare in bicicletta. Pensate quanto è grande questo parco, che ci sono persino i cartelli. Ora noi andremo al Belvedere. Botanic Garden 300 metri. Giardino botanico 300 metri dice. Anche Joker ormai è stanco, ragazzi, guardate. Anche lui ormai è stanco, ci riposiamo ogni tanto. Stasera sicuro dorme. Ecco, dobbiamo andare dove c'è quel signore là. Odore di pino. Questo mi fa venire in mente Marina di Ravenna. Qui dentro c'è il giardino botanico. Però noi non dobbiamo andare al giardino botanico, noi non dobbiamo andare qua dentro, dobbiamo andare di qua. I signori hanno più sprint di me.
Siamo forse arrivati al primo pezzettino, questo lo chiamano il Belvedere, forse perché sarà un punto panoramico, non lo so. Ho visto la strada dietro la casa, qui alla nostra sinistra, quindi sicuramente sarà trafficata, però io qui gente non ne vedo. Però della fontanella. Ok. Bello. 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 Quello non mi ricordo mai chi è. Bello. Ecco perché è bel vedere. Cosa dite? Saliamo? Cosa dite? Saliamo? Ah, ok, qui siamo sulla strada. Ok, qui noi siamo sulla strada. Lassù direi che evitiamo di salire. È una bella vista, niente da dire. Bella anche la fontana. Ora però viene la parte divertente, cioè io vorrei portarvi al castello senza diventare matto e salire poi dopo le scale. Quindi adesso controllo un attimo. Ma qui la situazione è questa: o scendiamo o ci facciamo un pezzo, o scendiamo e ci facciamo un pezzo di parco e poi dopo risaliamo dopo, no, oppure stiamo qui e andiamo in direzione del mulino. Tanto sicuramente non saranno tanti metri da fare, speriamo, e andiamo in direzione del mulino a vento, anche perché ho visto che lì vicino c'è uno shop, un negozietto, sempre tramite le applicazioni, e io da quando sono qui a Potsdam non ho ancora acquistato la calamita. E ovviamente non me ne posso andare via da qui senza acquistare la mia calamita. Joker si è un po' svegliato, adesso inizia a essere molestino, inizia a voler correre, però è tutto legato, quindi non c'è problema. Ecco il mulino a vento, già lo vedete, noi dobbiamo andare lì. Joker fa la pipì, sì, dai, fammi la pipì.
Ok. Opla. Scusate, Joker si muove a destra e a sinistra, ogni tanto mi scappa la telecamera, anzi il telefonino. Ah, ok, anche qua si poteva salire, anche qua si poteva salire. Anche questo qui è un piccolo giardino dove là sotto c'è un'altra fontanella, piccolo giardino dove poter venire a rilassarsi. Interessante. Ma io quello che voglio farvi vedere, amici, è il castello e sperare di trovare anche un souvenir. In Olanda, Joker, quanti ne vedremo noi di mulini a vento? Quanti mulini vedremo, Joker, in Olanda? Però si potrebbe anche salire da là. No, mi sa di no. Guardate che questi giardini qua che belli. Ora io devo capire come andare a vedere quel negozio di regali, di souvenir. Quindi interrompo un attimo il video e ci vediamo tra un secondo. Il negozio di souvenir, amici, è chiuso, è questo. Era questo, era alle spalle del mulino. Il negozio di souvenir era questo, è chiuso, quindi niente. Ma ho scoperto che praticamente siamo arrivati anche, o meglio il mulino è attaccato alla cima del castello della città, quindi adesso attraversiamo la strada e qui saremo in alto in cima al castello. Poi vi faccio vedere come si scende fino alla fontana e lì termineremo la nostra camminata tra i castelli di Potsdam. Anche forse ho detto bene. E a questo tipo qui che sta suonando gli diamo un eurino perché merita. Se si può. Io non voglio. Simpaticissimo. Si può fare anche la foto, ragazzi, come non so se avete visto dalle immagini, con un euro. Io ovviamente ho Joker, ho il telefono, ho il mondo, no, ma siamo arrivati finalmente al castello, quello vecchio.
Ora andiamo lì vabbè, quella cosa lì mezza rotonda, non mi viene il nome, e poi dopo vi porto a vedere lo spettacolo, diciamo, dall'alto, la vista dall'alto. Da hast du auch die Hälfte. Vediamo, perché qui è nuovo anche tutto per me. Allora, bisognerà, mi sa, tornare indietro, perché da qui pensavo che da qui dentro si potesse passare direttamente alla parte anteriore, invece no. Qui bisogna stare attenti, ragazzi, altrimenti ci sono le catene, ma altrimenti si va giù. E noi invece torniamo indietro, perché è giunto il momento, se Joker non mi fa uccidere, di farvi, gira Joker, ok? di farvi vedere il davanti del palazzo. Chiuso anche questo qui per i souvenir, il negoziettino. Peccato, peccato. Eccoci nella parte anteriore. Ci sono due modi per scendere, o con le scale o con la discesa, tra virgolette. La discesa è lì, adesso vi faccio vedere le scale. Vabbè, lì dove stanno scendendo i signori. Eccoci nella parte anteriore del castello di Potsdam. Forse in camera non rende, ma vi posso garantire che specialmente dal basso, io questa mattina prima ero là sotto, fa una bella impressione. Adesso magari scendiamo anche noi dalle scale e ve lo faccio vedere dal basso. Questo, scusate, è il castello della città. Ci sono poi, mentre scendi, delle porte, adesso ve le faccio vedere qui mentre scendiamo al secondo piano, diciamo, che sinceramente non so cosa sono. Dentro ci sono delle piante. Ecco qua, vedete? Per ogni fila ci sono queste porte aperte dove dentro ci sono queste piante. Non so il significato.
Bellissima città, voglio dire che mi è davvero piaciuta questa cittadina, anche se l'ho vista poco, però come ho detto in un video precedente basta un giorno per vederla tutta, ma sono proprio i loro abitanti che mi hanno colpito, vanno tantissimo in bicicletta, è una città come vedete pulita, tranquilla, e turismo secondo me ce n'è. Ora noi abbiamo beccato purtroppo 2 giorni brutti, ma secondo me qui d'estate o anche in inverno turismo ce n'è. E adesso vi faccio vedere il castello da sotto con le scalinate. Vediamo la fontana. Ci spostiamo per gentilezza. E questo, ragazzi, è il castello visto da sotto. Vedete che per ogni fila ci sono quelle porte aperte con le piante all'interno e sono le stesse piante ovunque. E con queste ultime immagini direi di salutare la cittadina che ci ha ospitato, di finire questo episodio e dirigerci verso la prossima città. Vi ricordo che a breve parto e vado a Capo Nord e poi farò da Capo Nord fino alla Spagna, quindi seguimi per non perdere gli altri episodi. Da Potsdam è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!